Mi scusi, il suo anello. Credo le sia sfuggito di mano. Tienitelo. Ma è suo. Sì, ma se ti piace tienitelo. Ma no, non posso. Lo prenda. Senti, se non ti piace dallo a qualcun altro, buttalo nell'immondizia. Anzi, lascialo là così qualcun altro passa e se lo prende. Questo non so se lo farei. Di sicuro è molto bello. E a dire il vero mi sembra anche molto prezioso. Sì, infatti, lo è. Dite che è troppo prezioso per essere mio. Non è una cosa che ci riguarda. Oppure faccio il barbone. Oppure è un nobile decaduto. Ce la farebbe a raccontarci cos'è successo? Dovrei reggere lo sforzo. Nella mia famiglia mi hanno sempre raccontato di un uomo che viveva da qualche parte in Oriente, non lo so. Insomma, quest'uomo aveva un anello preziosissimo. Era un'eredità di famiglia, era un simbolo di assoluta purezza. Insomma, dopo averlo consegnato al figlio, quest'uomo fece mettere per iscritto che questo anello non sarebbe dovuto essere tramandato in nessun'altra maniera, perché chiunque ne fosse entrato in possesso sarebbe diventato il padrone della casata. Dopo un po' l'anello arrivò ad un padre che aveva 3 figli e allora questo non sapeva come fare per non creare problemi. Allora chiama un orafo e gli fa realizzare altre 2 copie dell'anello, in tutto e per tutto uguali all'originale. Alla fine le copie erano così perfette che nemmeno l'uomo, il padre, era capace di distinguerle. Allora pensò che almeno così la suddivisione sarebbe stata equa. Lo consegnò ai figli e morì in pace. Poi? E poi, non lo indovini? I 3 fratelli litigano per il casato. Come 3 iene affamate su una carcassa, come se non fosse già abbastanza quello che avevano avuto. Finirono addirittura per interpellare un giudice. Meglio un'aula di tribunale che un coltello nello stomaco. Sì, però il giudice non era mica il tipo a cui far perdere tempo. Che cosa decise? Così invece di giudicarli, gli diede un consiglio. Secondo lui avrebbero dovuto dimostrare di essere realmente all'altezza di questo anello. Stava cercando di raggiungere un equilibrio. Sì, lui pensava che magari il fatto che il padre avesse fatto duplicare questo anello magari non era un imbroglio, magari era un invito alla condivisione. In fondo nemmeno lui sapeva più qual era quello vero, no? E allora, anche se ci fosse stato un figlio preferito, adesso era impossibile saperlo. Insomma, sono stati fregati. Sì, credo che si possa dire anche così. Allora tu? Cosa? Questo anello, No, questa è una delle tante copie sparse per il mondo. come sarebbe tanto? Col passare del tempo l'anello ha perso il suo significato. È diventato un banale gioiello sparso dappertutto. Ogni padre ne fa realizzare tante copie quanti sono i figli, come se fosse scontato poiché debbano averlo. Ma in realtà nessuno di loro saprà mai se lo merita o no. Lei è tra quei figli? Io non ho mai avuto una vita facile, però non ho rimpianti. Alla fine si sa che i buoni sono come pecore fra i lupi. Sapevo che l'anello non aveva più il suo valore, però l'ho tenuto lo stesso. Vuoi sapere perché? Perché? Che differenza c'è fra noi e 3 fratelli? Se non il numero delle persone che credono di essere migliori, che credono di essere più pure, più civili, più intelligenti.
Ma tutti noi alla fine, tutti noi che crediamo di essere migliori degli altri, in realtà non potremo mai saperlo. Nessuno di noi può dire di essere migliore, perché nessuno di noi è stato scelto. Questo è il motivo per cui continuo a portarmi appresso l'anello, per sapere in ogni momento di non essere superiore in niente su nessun altro. E adesso perché vuole disfarsene? Chissà, magari è tempo che se lo prende qualcun altro. Sì, magari qualcuno che ha una vita migliore della mia, un cittadino normale, inconsapevole di essere un pericolo fra i pericoli. Io non lo so se ci si nasce puri, non lo so cosa voglia dire, però so che ci si può provare. Gli esempi non mancano.